Everyone is born as an original document, but many people end up dying as photocopies. Carlo diceva che tutti nascono originali ma molti muoiono fotocopia, e lui diceva che per ognuno di noi Dio ha fatto un progetto unico e ripetibile, basta pensare alle nostre impronte digitali, non ce n'è una uguale all'altra, ecco. Quindi vuol dire che veramente il Signore per ognuno di noi ha un progetto speciale. Certamente in potenza sta a noi poi porlo in atto per la nostra libertà che Lui ci ha donato. On peut rentrer au ciel quand on a un portable dans la main, mais on peut rentrer au ciel avec des écrans dans nos vies. Et puis on peut penser qu'aujourd'hui, la sainteté n'a pas dit son dernier mot, mais que l'Église va nous proposer des nouveaux modèles. Et ce modèle que le pape François propose aujourd'hui, c'est Carlo. Si vede proprio che lo propone come un modello per il buon uso dei nuovi mezzi di comunicazione sociale, di internet, di tutto quello che ruota intorno, WhatsApp oppure Facebook. Ecco, lui ha saputo usarlo a fin di bene, l'ha saputo usare per la diffusione del regno di Dio. Carlo, c'est vraiment le saint ordinaire. Carlo, c'est celui qui met en œuvre et en pratique la phrase que Mère Teresa disait « On ne peut rien faire de grand, mais que des petites choses avec un grand amour ». Il est né en 1991, il a une vie totalement banale, il va à l'école maternelle, au primaire, au collège, puis au lycée. Carlo, voilà, c'est un jeune qui grandit dans son quartier. Alors on peut aller à l'école et puis s'ennuyer, traîner ses baskets. Mais Carlo, quand il va à l'école, c'est l'occasion de rencontrer les gardiens d'immeubles, les gens qui sont là et qui le croisent sur son chemin. Et pour chacun, il a un petit sourire, un petit regard. Io ho conosciuto Carlo in seconda elementare. È stato uno dei miei amici più stretti fino perlomeno alle elementari e le medie, e abbiamo condiviso un sacco di pomeriggi guardando film insieme, giocando. Eravamo due persone molto legate, e una delle cose che ho sempre apprezzato di lui è che era una persona molto semplice e non giudicava mai nessuno. Carlo aveva una grande passione che era legata all'informatica e tendenzialmente al fatto di fare dei video, spesse volte comici, utilizzando degli animali in casa, dei video buffi. E poi io non sono un grande esperto di informatica, quindi mi faceva vedere direttamente il prodotto finito, ed erano dei video parecchio divertenti. Fa anche la depressione. Avanti alla terra sotto le scarpe. Sì, eccolo! Quando eravamo piccoli con Carlo giocavamo spesso a calcio come abbiamo fatto adesso. Ci siamo conosciuti quando avevamo 6 anni, durante un'estate, perché io e mio fratello passavamo l'estate alcune settimane a casa di mia nonna ad Assisi. Mio fratello aveva 12-13 anni e mio fratello molte volte, come capita tra fratello grande e fratello piccolo, mi trattava male. E quando mi trattava male di fronte a Carlo molte volte, anzi più di una volta, ha preso mio fratello e lo ha cacciato fuori di casa per mezz'ora perché mi trattava male. Al momento io non lo capivo, non riuscivo a capire la portata di quello che succedeva. Andando avanti ho capito che insomma dentro di lui c'era una persona speciale, una persona che ti tocca e ti resta dentro tuttora. Io tutte le notti quando vado a dormire faccio un pensiero
per Carlo, perché è una di quelle persone che ti rimangono dentro. Carlo aveva una sensibilità differente riguardo alla religione anche quando eravamo piccoli. E io e mio fratello magari rispetto a lui abbiamo avuto un'altra educazione, ma Carlo devo dire che cercava un pochino, sia a me che a mio fratello, di indirizzarci anche a noi verso un qualcosa di un pochino più spirituale. Eravamo sempre bambini, quindi il nostro scopo principale era giocare e divertirci, ma quando facciamo le passeggiate per Assisi, col fatto che è una città ricca di chiese e di cultura appunto spirituale e religiosa, devo dire che lui ci teneva a portarci appunto in chiesa et solo à visitarla. Ce qui est beau, c'est qu'il y a un moment dans sa vie qui va tout transformer, c'est le jour de sa première communion. Pour lui, c'est une vraie rencontre avec Jésus. Et à partir de ce jour-là, il va demander à ses parents d'aller à la messe, non pas une fois de temps en temps, pour Noël ou pour Pâques, et même juste le dimanche, mais vraiment tous les jours. Et c'est une décision qu'il va prendre et à laquelle il va rester fidèle jusqu'au jour de sa mort. Carlo, il va se nourrir tous les jours de l'Eucharistie. Et c'est cette amitié avec le Christ dans l'Eucharistie qui va nourrir sa vie. La maman de Carlo, qui elle, est pas hyper engagée dans sa foi, qui a un rapport un peu mondain à la foi chrétienne parfois, elle va se laisser convertir par la foi de son fils. Et lui-même, il va aider sa maman à devenir catéchiste. Carlo mi faceva tante domande, la mia ignoranza era enorme e sentivo la mia, mancanza. E quindi per me Carlo posso dire proprio con assoluta certezza che è stato un piccolo salvatore, perché grazie a lui io ho cominciato a fare un cammino di fede. Per lui tutta la giornata verteva nell'incontro quotidiano con Gesù nella Santa Messa. Se facevamo un viaggio solo per far capire come lui ci tenesse, la prima cosa che faceva si informava della chiesa più vicina dove lui poteva partecipare a quella messa e non perdere quella messa a cui lui teneva tantissimo, ecco, questo incontro con Gesù e Eucaristia. E lui diceva che noi siamo molto più fortunati di coloro che vissero 2000 anni fa accanto a Gesù, perché basta scendere nella chiesa sotto casa più vicina e abbiamo Gerusalemme con noi. Quindi lui aveva ben chiaro il concetto che Gesù è veramente, realmente presente dove c'è un tabernacolo, ecco. The Eucharist is my highway to heaven. Carlo diceva che lui si sorprendeva che ci sono file chilometriche per andare a un concerto rock o per andare a una partita di football e magari per vedere, non so, l'ultimo film che è stato fatto, però dice davanti al tabernacolo io non vedo queste file. E lui dice ma com'è possibile? Ma noi abbiamo Gesù vivo e vero nei tabernacoli e queste file non ci sono. Quindi lui era molto consapevole e veramente convinto di questo. E lui a me diceva spesso che lui diceva che tanta gente prende il sole, no? Sta le ore davanti al sole, ma diceva davanti al sole ci si abbronza, ma davanti a Gesù e Eucaristia si diventa santi. E lui era profondamente convinto che questo rapporto con Gesù desse veramente, ti elevasse l'anima, ti cambiasse, ti aiutasse interiormente. Quando lui faceva l'adorazione eucaristica, lui diceva che veramente sentiva questa presenza forte di Gesù dentro di lui, come se venisse quasi risucchiato dal tabernacolo.
Why are men so concerned about the beauty of their bodies, and why don't they care about the beauty of their souls? Carlo vit pas dans sa bulle. Carlo, bien qu'il soit enfant unique, il n'est pas seul au monde. Il va très rapidement s'engager, quand il sera adolescent, avec les frères capucins et faire des maraudes avec eux, servir des repas pour les pauvres à Milan. Alors il était jeune, il aurait pu se demander, voilà, comment est-ce que je fais à 12-13 ans pour servir les autres? J'ai que mon argent de poche. Mais lui, il n'attend pas d'avoir des grands moyens. Avec le peu qu'il a, il partage. Come dice Madre Teresa di Calcutta, il bene cominciamo a farlo sotto casa. Lui prese molto sul serio queste parole e sotto, noi viviamo in centro a Milano, sotto casa spesso avevamo questi clochard che dormivano nei cartoni oppure infreddoliti, e lui si era organizzato con questo suo domestico Rajes che portavano tutte le sere parte della cena, oppure comprava con i suoi soldi dei sacchi a peli da regalare con la paghetta invece di comprarsi i giochi, le cose. Pour Carlo, dont le meilleur ami c'était Jésus, il y avait quelque chose d'important dans l'amitié pour lui, c'était de partager cette amitié avec le Christ. Ses parents avaient un employé, il s'appelle Rajesh. Rajesh, il vient de la caste des Brahmanes, donc une des castes les plus hautes de l'Inde. C'est quelqu'un qui avait un statut en Inde, mais qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui est venu en Italie pour trouver un travail. Le seul qu'il traitait avec respect, Rajesh raconte dans son témoignage, c'est ce petit enfant, qui ne le traitait pas comme un esclave, mais comme un ami. Il a vraiment voulu vivre une amitié avec Rajesh, et cette amitié, elle a été transformante pour Rajesh. Buongiorno, io sono Rajesh. Volevo raccontare a lei che spesso venivamo qui con Carlo per fare i passeggiati, anche con il cane, e poi lui portava insieme indietro con lui i crispy. E ci divertiamo tantissimo qua, in questo parco. In ogni angolo che lo vedo ci sono dei ricordi. Non solo questo. Da quando che ho iniziato a lavorare con questa famiglia, è passato tanti anni, e quindi accompagnavo Carlo all'asilo, a giocare al parco, a McDonald's, alla chiesa soprattutto. Mi raccontava tante delle belle cose, come si fa per la comunione, la messa. E allora io, anche che lui era piccolo, lo estimavo più che il mio maestro, perché tutto quello che mi raccontava era una cosa veramente di gioia, e che toccava tutto il cuore direttamente quando mi raccontava tante delle cose sul Signore, della Madonna. E poi piano piano mi sono sentito di anche convertirmi da dentro. Era così piccolo, ma sono stato stupito che un bambino così piccolo mi dà tutto l'esempio della vita. Era un vero maestro per me, e per quello che sono convertito da indù a cristiano. Qui ci troviamo al centro amici Carlo Acutis in Assisi. Questo centro è stato voluto dai genitori di Carlo, perché Carlo era un ragazzo che amava molto la natura e gli animali. Infatti in questo centro abbiamo anche diversi cani, pappagalli, uccellini di vario tipo, e inoltre questo centro serve anche come punto di ristoro, come punto di incontro per gruppi di ragazzi, di giovani che passano lungo questa strada che porta all'eremo. Avendo conosciuto la figura di Carlo tramite, internet, io premetto che saranno stati 25-30 anni che non andavo più in chiesa, ero proprio al di fuori della fede. Sono stato colpito dalla figura di questo ragazzino, tant'è che nel 2013 a settembre ho voluto subito dopo, sapendo che lui era sepolto ad Assisi, recarmi al cimitero dove lui si trovava,
Lì sono stato preso da una forte emozione e sono arrivato al pianto proprio, mi sono buttato sopra la tomba e non so quanto tempo sono rimasto lì a piangere. Da lì è nata è rinata praticamente la mia fede. Pour Carlo, l'informatique, c'est avant tout une passion. Carlo, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un geek, genre quelqu'un qui est féru de nouvelles technologies. Carlo, il n'a pas encore les réseaux sociaux, il aura un email. Carlo, c'est le premier saint du ciel qui a une adresse email. Il n'avait pas encore Facebook parce que ça n'existait pas, mais il a les nouvelles technologies et son usage, il peut un peu nous inspirer aujourd'hui. Il est non seulement social, son usage des nouvelles technologies, mais il est aussi missionnaire. C'est ça qui est impressionnant. Pendant 2 ans, il va se dire, comment est-ce que je peux faire pour partager ma plus grande passion avec mes amis? Sa plus grande passion, c'est Jésus dans l'Eucharistie. Comment est-ce qu'il peut trouver les mots pour la partager avec les jeunes de son âge? Et du coup, il va faire des recherches. Et là, il va se servir de Google, il va se servir de Wikipédia, il va se servir de tous ces trucs sur Internet où on peut trouver plein d'informations. Il va essayer de parler aux jeunes, en fait, en rappelant ce qu'on oublie à l'époque, que plusieurs fois dans l'histoire, il y a eu ce qu'on appelle des miracles eucharistiques. Des moments où, de façon très surprenante, de façon presque incompréhensible, ce qui n'était que du pain, ce qui n'était que du vin, est devenu un morceau de chair et du sang. Et alors ça, c'est incroyable parce que ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire. Du coup, ce qui est fascinant, c'est que Carlo, il dit, eh bien, il faut que je reprenne tous ces miracles. Je vais faire une exposition où je veux tout présenter. Il montre les témoignages de ces prêtres, de ces fidèles qui ont été témoins de cela et comment est-ce que ça a transformé leur vie. E questa mostra ha girato tutti i continenti, è stata, solo per dire, negli Stati Uniti in oltre 10.000 parrocchie, è stata ospitata in santuari come Fatima, come Parelle Moglial, come Guadalupe, ecco. E questa mostra che sta facendo tanto bene, continua a girare perché poi noi l'abbiamo aiutato traducendola in tantissime lingue. E questa mostra proprio tocca i cuori di tante persone, ha aiutato tanti a riavvicinarsi a Gesù. La cosa straordinaria è che ha creato una catena d'amore. Le seul problème, c'est que quelques jours avant son inauguration, il commence à sentir un peu des malaises, il commence à se sentir mal, à avoir des vomissements, et les symptômes s'aggravent à tel point que sa maman se préoccupe, et à ce moment-là, sa maman, elle dit qu'il faut aller à l'hôpital. Carlo, diciamo, stava benissimo, non aveva avuto nessun segno e mi dicono i medici che la leucemia che ha avuto Carlo è silente. Lui è stato portato in ospedale, gli è stato subito comunicato che aveva questa malattia, che poteva anche morire, e Carlo disse, fece proprio una battuta, perché lui poi faceva spesso battute, era simpatico, dice il Signore mi ha dato una bella sveglia, con un sorriso. E poi mi disse, mamma, io da qui non ne uscirò vivo, però vedrai che io ti darò tanti segni dopo. E in effetti Carlo non è uscito vivo perché in 3 giorni è morto, perché questa malattia devastante, i blasti del sangue impazziscono e praticamente se l'è portata via veramente velocissimamente. Ecco. Quindi quando è morto è stato come di colpo un buio, nel senso come se non avessi, mi sono chiesto ma forse non ho capito, forse mi sono illuso magari che ci fossero delle cose particolari, ma non riuscivo più bene a avere dei riferimenti concreti, come essere di colpo in un buio senza più riferimenti anche sulla fede. E poi un tassello alla volta ci siamo accorti che no, c'era il disegno e che questo faceva parte del disegno e una cosa dopo l'altra ci ha portato a rasserenarci e credo che in queste difficoltà poi ognuno riceva delle grazie speciali che aiutano
a sopportare il dolore, e soprattutto abbiamo avuto delle grazie che ci aiutavano a capire che non siamo in una lotteria impazzita, ma che c'è un disegno di amore dietro. Questo ci ha dato una grossa tranquillità e col tempo, almeno personalmente, mi ha aiutato a guarire dal dolore di questa separazione così brusca. Poi gradualmente ci siamo accorti di un mondo che almeno personalmente non conoscevo, cioè delle persone che amavano Carlo fuori dalla famiglia, delle quali non ero assolutamente a conoscenza. E abbiamo avuto il funerale con la chiesa piena di persone che non conoscevo, il custode dello stabile di fronte a casa, altri custodi, altre persone addirittura di altre religioni, e abbiamo scoperto pian pianino una nuova vita con le testimonianze di queste persone. Il funerale era assolutamente unico, sembrava quasi una festa. Carlo Cutis è morto il 12 ottobre 2006, quindi nel 2011 si è aperto a Milano il processo di beatificazione. Nel frattempo Carlo ha fatto un miracolo in Brasile, si tratta della guarigione di un bambino affetto da una malformazione congenita al pancreas, che è guarito grazie alla sua intercessione. C'è stata una preghiera corale di tutta una parrocchia. Il parroco ha coinvolto i parrocchiani perché voleva far conoscere la figura di Carlo, che aveva conosciuto sui mass media, e nel giorno, il 12 ottobre, nel giorno in cui l'anniversario della morte, è stata celebrata una messa. Al termine della messa questo bambino in collo al nonno ha chiesto di guarire e da lì è venuta la guarigione miracolosa. Il primo passaggio è la consulta medica. C'è un collegio di medici che studiano il caso e devono dichiarare se è stato o meno spiegabile questa guarigione da un punto di vista scientifico. Nel caso di Carlo è stato votato all'unanimità il 15 novembre del 2019 che questo miracolo è stato questa guarigione è stata veramente spiegabile dal punto di vista scientifico. Quindi si è passati dopo un mese al collegio dei teologi che devono verificare se c'è un nesso tra la guarigione e l'invocazione a Carlo, e hanno riconosciuto che effettivamente anche loro all'unanimità che c'era questo nesso. Carlo est vraiment, pour moi, le nouveau missionnaire de ce continent inconnu, ce 6e continent qu'il faut aujourd'hui évangéliser. Carlo, il fait partie de la génération des pionniers. La morte di Carlo sicuramente mi ha fatto interrogare sul perché della vita, se esiste Dio, anche perché poi nel periodo dell'adolescenza sono domande che uno si pone. Perché credo? Perché sono io che voglio credere o perché qualcuno che ti ha insegnato un certo modo di pensare e quindi io lo subisco passivamente? Quindi ho avuto un periodo di dubbio in cui appunto mi sono chiesta il perché della sua morte, oltre al perché dell'essere religiosi e della cristianità, se fosse corretto, se fosse sbagliato, se fosse la cosa giusta. E crescendo e riflettendo adesso con quello che è accaduto e anche con il seguito che sta avendo la morte di Carlo, con le cose positive che ha fatto e con quanto sta aiutando le persone, devo dire che un po' mi ha aiutato anche a me, perché da che non credevo più appunto in Dio, nella cristianità e nella fede, nella vita dopo la morte, adesso devo dire che questo sentimento l'ho ritrovato. Carlo ha detto: essere sempre uniti a Gesù, questo è il mio progetto di vita.
E questa frase mi colpisce molto perché mi ricorda che cos'è l'essenziale, essere sempre uno a uno nel cuore con Gesù. From St. Luke's Gospel, chapter 10, verses 2 to 3. He said to them, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Go on your way. Behold, I am sending you like lambs among wolves." Carlo lived when the use of internet began to spread over the planet. He was one of the pioneers in using digital technology for evangelization. Lord, help us to be audacious and creative, following Carlo's example. May we be smart in using all the available tools in order to spread your word. The utility of the digital world depends on how we use it. For the worse, the internet can be a place of loneliness and manipulation. On the other hand, the internet can serve the greater good and reveal beauty in the way Carlo used it. Lord, make us instruments of your peace. Show us how to communicate beautiful things. Help us to highlight the goodness in man. The COVID-19 pandemic has obliged a large part of the world's inhabitants to lock down in their homes. Because of this, the use of the internet and social media have risen. We see that these instruments allow us to have a powerful communication tool to build communion and foster solidarity. Lord, help us to understand the times and to use the internet wisely. Continue to weave this magnificent network of prayer and reinforce the bonds between us. Together, wherever we are, may we become an invisible monastery. E sono destinata a morire.